Ragazzi, questo video è per fare un attimo il punto della situazione, fare un chiarimento doveroso. Il rame, non ci scherzate, non lo utilizzate come se fosse acqua fresca. Il rame va dato uno solamente se ci sono delle patologie evidenti sulle piante che io non posso curare con le alternative che vi dico sempre, che sono la zeolite, che sono la cabasite, le sostanze amare. Anche l'olio di neem riesce a curare alcune patologie, altrimenti non lo utilizzate il rame, perché se voi date il rame soprattutto in estate con questo caldo, magari fate anche i dosaggi un po' elevati, oppure tra un trattamento e l'altro non rispettate neanche gli intervalli di tempo, bruciate tutto. Bisogna sapere, innanzitutto cerchiamo di utilizzare solamente il rame quando ce n'è bisogno, che lui è altamente fitotossico. Ci sono delle formulazioni più fitotossiche e alcune un po' meno. Fitotossico che significa che dato sulla pianta, la pianta reagisce con uno stress. Adesso andiamo a vedere che cosa accade su alcune colture. Se sui fagioli, fagiolini avete un po' di ruggine, non l'andate a trattare con il rame. Ecco qua, qui c'è un trattamento di rame in modo abbondante. Quello che succede è questo qua: iniziano le piante a debilitarsi, a seccarsi le foglie, queste macchie nere diventeranno sempre più evidenti e la pianta a volte si debilita completamente fino a seccarsi. Poi anche i fagiolini sono colpiti con questo rame e iniziano poi a fare delle macchie, a diventare dure e non più commestibili. Guardate qua, il danno è evidente. Sui cetrioli poi sembra, ragazzi, di buttarci sopra la benzina. Qui c'era un inizio di peronospora, sono stati trattati, ecco qua la pianta con il trattamento del rame, ancora si vede il blu. Quello che succede è questo qua: piante completamente seccate, distrutte. Qui non c'è più da far nulla, ragazzi. Inizieranno così le foglie a macchiarsi, come vedete qua, a chiazze. Poi inizieranno sempre più a seccarsi. Quello che accade è che i cetrioli talmente soffrono che iniziano poi i frutti a piegarsi e non essere più chiaramente commestibili. Anche la parte della cima, anche se non è stata colpita e la pianta cerca di fare di nuovo il germoglio, è comunque un germoglio sofferente, soprattutto nei bordi laterali lo vediamo sempre giallino. Qui siamo di fronte ad un trattamento di rame sui pomodori e posso assicurarvi che non avevano quasi nulla. Guardate, ragazzi, questo è il rame che si vede evidente sulle foglie, eccolo qua. Questi sono i danni che ha ricevuto la pianta. Iniziano le foglie ad arrotolarsi, a macchiare in modo sempre molto evidente. Chiaramente tutti i freschi e teneri germogli, fiori compresi, vengono totalmente bruciati. Il rame è pessimo, è terribile. Guardate qua all'interno che cosa è accaduto. È tutto bruciato. Poi quando è così il danno è chiaramente doppio, perché ora la pianta chiaramente si secca, si spoglia. Questi bei grappoli di pomodori, guardate qua, pomodori di 3 etti, rimarranno chiaramente scoperti. Arriverà il sole, la luce, li scotterà e la pianta piano piano si seccherà. Raccolto, buttato. Le piante chiaramente non riusciranno più a risollevarsi. Qui ormai non possiamo far più nulla. Il rame brucerà quello che ha toccato e se la pianta riesce a vegetare di nuovo nelle sue parti in alto, ben venga, altrimenti ragazzi, il danno lo abbiamo fatto. I peperoni, anche se sono un po' più resistenti, anche loro chiaramente vengono danneggiati dal rame. Ecco qua, vedete queste macchie necrotiche, sembra quasi macchiettatura batterica, una patologia batterica. E sulla parte terminale dei freschi e teneri germogli il rame lì agisce con forza, li secca completamente. Chiaramente anche zucche e zucchine non vengono risparmiate. Guardate qua l'effetto fitotossico del rame. Anche i meloni sono sensibili al rame, questo è l'effetto che si ha sul melone, tutte macchie necrotiche sulle foglie, come se fossero colpite da una patologia fungina, invece è l'effetto delle gocce del rame che riduce così le piante. Qui è un impianto davvero disastrato. Quindi il rame va dato solamente quando ce n'è bisogno. Come si fa sugli ortaggi?
Quando noi li andiamo a trapiantare, stiamo parlando dell'orto estivo, appena trapiantati dopo 5, 6, 7 giorni possiamo fare un trattamento a base di rame, perché le temperature ancora sono fresche, dobbiamo sempre rispettare le dosi del rame che ci sono scritte sulle confezioni e a quel punto abbiamo fatto una protezione di base alla nostra pianta e ce la proteggerà per 20 giorni. Dopodiché iniziamo a fare i trattamenti alternativi per proteggere la pianta dalle patologie fungine, che sono appunto quelli con la zeolite, ma anche i macerati di equiseto. Possiamo utilizzare ad esempio la cabasite o quelle sostanze amare che sono i tannini, insomma tutte le alternative al rame, compreso il bicarbonato di potassio. Solamente in caso che noi notiamo la patologia fungina sulla pianta, allora potremmo ricorrere al rame, non dobbiamo ricorrere. Dobbiamo fare una bella valutazione, dobbiamo capire, ecco, io ho una malattia, se do il rame posso bloccarla, l'effetto opposto, quindi la fitotossicità del rame, quale è? Mi conviene farlo oppure no? La stessa attenzione deve essere rivolta per tutte le piante da frutto. Il trattamento con il rame sulle piante da frutto deve essere fatto in inverno, non a vegetazione avvenuta. In inverno, quando io vado a fare il trattamento sulla foglia, chiaramente la pianta è al bruno, significa che è spoglia dalle foglie, e allora il rame la proteggerà dalle patologie fungine. Ma quando io sono in estate non posso andare a trattare la pianta in vegetazione. Ci sono alcune piante che sono le drupacee, il pesco, il susino, che se io do il rame la secco completamente, irrimediabilmente. Devo aspettare la nuova vegetazione per vedere se riesce a salvarsi. Qui ad esempio abbiamo l'effetto del rame su un piccolo ciliegio, guardate qua che danno che è riuscito a fare. Qui abbiamo il danno su un susino, lo ha completamente spogliato. Ci sono invece alcuni alberi che resistono un po' di più al trattamento con il rame. Pensiamo ad esempio agli olivi, ma è una sempreverde. Pensiamo agli agrumi, sono sempreverdi, però dobbiamo sempre dare il rame nei periodi in cui è consentito, quindi la primavera e l'autunno. Quando fa caldo il rame non lo dovete assolutamente dare da nessuna parte, è meglio evitarlo. Ragazzi, io vi saluto così, mi raccomando, sempre in gamba e stiamo attenti con questo rame. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi!